musica da cattivo presagio in procinto da avverarsi? Ehi tu! Che stai facendo? Poi è una regia inquietante. Se deve succedere qualcosa di cattivo, fatelo succedere poi! Mazza quanto traffico c'è in questo mondo interdimensionale! Ti prego, dimmi che non sai cosa penso tu sia. Sono il tuo Digimon, Solomon! E tu sei il mio bambino Digiprescelto! Solomon, Digimon di livello intermedio creato con 2 soldi spesi dal cinese dalle altissime capacità deludenti. La sua tecnica, fuga svergognata. Punto 1. Io volevo un Patamon. Punto 2. Non è un po' tardi per chiamarmi come bambino prescelto? Voglio dire, avrai 29 anni. Non dovevate chiamarmi tipo 15 anni fa? Beh, ci sono stati un po' di problemini di organizzazione, di ritardi, qualche intoppo burocratico con gli spiriti del mondo digitale. E quindi abbiamo dovuto ripiegare sull'intervento della sezione giapponese che ci ha salvati all'ultimo momento. Aspetta, sezione giapponese. Ma che sezione è questa, scusa? Sezione italiana. Bene, questo spiega tutto. Beh, visto che la questione qua è risolta, io me ne vado. Ciao! Beh, è stato strano. Torniamo al lavoro. Solomon! Perché te ne sei andato via così presto? Perché non ho il budget nell'equipaggiamento per stare troppo tempo in dimensioni alternative. Capito. Oh, che bel posticino che hai. Senti, cosa fai di bello qui dentro? Faccio video. Sai, video su cose che mi piacciono. Diciamo che in poche parole analizzo diversi mondi. Che bello, che bello, che bello! Dai, ti prego, analizza quello dei Digimon! Ma veramente stavo già lavorando a qualcosa a cui tengo molto. E va bene. Dopotutto è un mondo di cui vale la pena parlare. Sono Virtual ed ecco il mondo di oggi. Ok, i piani non erano questi, ma effettivamente il tema di oggi è infinitamente interessante. Digimon. Molti lo conoscono come un franchise iniziato da una serie TV per ragazzi e forse come il rivale più agguerrito che la serie di Pokémon abbia mai conosciuto negli anni, molto prima di Yokai Watch. Ma le sue origini non le troviamo nella serie TV, uscita per la prima volta nel 1999 in Giappone e, a discapito di quel che si possa pensare, non è nato per essere in diretta competizione con Pokémon, almeno non all'inizio. No. Per trovare e spiegare la nascita del concetto di Digimon dobbiamo tornare indietro di un paio di anni, nel 1997. Proprio in questo anno viene rilasciato un nuovo tipo di giocattolo elettronico da Bandai, la stessa casa che poco tempo prima mise sul mercato i famosi Tamagotchi. Ve li ricordate? Erano dei cuccioli da compagnia virtuali che i bambini potevano cibare, coccolare, far giocare e di cui in generale potevano tenersi cura. Ehi, ne avevi uno anche tu? Ma certo che sì, pensa che lo tengo ancora, eccolo lì. Papà, me lo compri, per favore! Va bene tesoro, ma dovrai averne cura. Che bello, il mio primo cucciolo virtuale! Fai smettere di suonare quel coso! Le mie orecchie! Sono le 4 di notte, cosa cazzo è? Sei dimenticato di nuovo Ma di quanto cibare. cazzo deve mangiare? La cacca! Ha fatto di nuovo la cacca! È morto! È morto! Andiamo avanti? Come tutti sappiamo, i Tamagotchi ebbero un successo strepitoso nel mondo, ma Bandai voleva evolvere il concetto e creare un giocattolo virtuale che fosse un pochino più mirato ad un pubblico maschile. Fu così che nacquero i primi Digimon V-Pet. L'idea era la stessa dei Tamagotchi, dare ai bambini un cucciolo virtuale da accudire, ma a differenza dei loro predecessori, i V-Pet erano in grado non solo di evolversi in diverse creature più potenti, ma anche di connettersi l'uno all'altro per inscenare delle fantastiche battaglie per decidere chi avesse il mostro migliore.
Ma a chi è dovuto il fenomeno di Digimon? Facendo ricerche a tal proposito, molto spesso viene menzionato un certo Akiyoshi Hongo, un nome che appare di frequente nei riconoscimenti di progetti dedicati a Digimon. Peccato che Akiyoshi Hongo non sia una persona reale, ma un portmanteau, un termine che si usa per riferirsi all'unione di diverse persone sotto un'unica identità. In questo caso il nome di Akiyoshi Hongo è l'unione dei nomi di 3 persone: Akimaita, co-creatore dei Tamagotchi, Hiroshi Izawa, creatore del primo manga dedicato a Digimon, e Takechi Hongo, responsabile marketing di Bandai. Il successo dei V-Pet in Giappone fu talmente grande che presto la Bandai decise di espandere il brand dei Digimon. Iniziò commissionando un manga al già citato mangaka Hiroshi Izawa, responsabile di aver creato il primo esempio narrativo del brand, e i personaggi di Taichi e Vidramon. Crearono un gioco di carte a tema e svilupparono persino un videogioco di ruolo per PlayStation sotto il nome di Digimon World, una serie videoludica che graziò la console di Sony per molti anni, portando in ogni titolo un'esperienza relativamente diversa. Se il primo titolo era infatti un incrocio tra un cucciolo virtuale ed un RPG della brutale difficoltà, il secondo apparteneva al genere dei dungeon crawler, il terzo era un RPG classico molto simile a Pokémon per alcuni versi, mentre il quarto dava armi da mischia e da fuoco in mano ai diversi Digimon, trasformandolo in un gioco d'azione hack and slash. Che dire, una carriera veramente varia! Ma l'impatto di espansione mediatica più grande che il brand di Digimon ebbe arrivò solo 2 anni dopo, nel 1999, quando fece il suo debutto la serie animata che colpì il cuore di molti ragazzini in tutto il mondo e che portò il successo dei mostri digitali alle stelle. Il nome di questa serie? Digimon Adventure! Lasciatemi crogiolare giusto un momento nella nostalgia. Ok, andiamo avanti. Digimon Adventure racconta la storia di 7 bambini che, nel bel mezzo di un semplice campo estivo, assistono ad un'improvvisa nevicata fuori stagione. Davanti a loro scendono dal cielo dei misteriosi marchingegni elettronici, uno per ognuno di loro, che li trasportano in un mondo parallelo al nostro, dove fanno la conoscenza di piccole ed amichevoli creature chiamate appunto Digimon. Essendo stati prescelti dal mondo digitale stesso, Taichi, Yamato, Takeru, Sora, Mimi e Joe dovranno aiutare i loro nuovi amici digitali a crescere più forti tramite il potere della digievoluzione e aiutarsi a vicenda per sconfiggere le entità oscure che incombono su entrambi i loro mondi. Prodotta dalla Toei Animation, Digimon Adventure è oggi la parte del franchise più conosciuta al mondo e molti di noi le portano dentro di essi con tanta nostalgia. È anche vero che, rivedendola dal punto di vista di un adulto, la serie non è perfetta per tante ragioni, ma aveva tanto cuore. E trattava dei temi sorprendentemente maturi per essere una serie così diretta specificatamente ai giovani. Ma procediamo con ordine. All'inizio il progetto animato di Digimon doveva semplicemente ammontare ad un corto che fu messo in onda un giorno prima del debutto della serie. Il corto mostrava il primo incontro di Taichi e sua sorella Hikari con un Digimon, ma una volta completati gli storyboard nel 1998, i produttori di Toei videro talmente tanto potenziale nel progetto che approvarono la produzione di una serie da più di 50 episodi. Diciamolo fin da subito, mentre la fattura animata del corto era di altissima qualità, l'animazione della serie di Digimon Adventure in generale è stata prodotta con un budget basso. E intendo veramente basso! Vi ricordate l'episodio su Mobile Suit Gundam? Serie degli anni 70? Ecco, in confronto a questa serie del 1999, Mobile Suit Gundam è un'opera disneyana. Infatti, mentre l'animazione di quest'ultima appariva sporca e grezza, era comunque infinitamente più dinamica e studiata di quella usata in Digimon Adventure. Non è mia intenzione fare un paragone diretto tra le due serie, visto quanto poco c'entrano l'una con l'altra, ma è un buon esempio per far capire come l'animazione giapponese stesse attraversando un periodo di crisi qualitativa dovuto soprattutto al sovraggiungere di nuove e meno costose tecnologie. Dopotutto il 1999 era un periodo in cui il Giappone stava iniziando la transizione da animazione tradizionale ad animazione digitale. Digimon Adventure e molte altre serie del tempo, infatti, facevano un estensivo uso di trucchi ed espedienti che permettevano di risparmiare molto su ogni episodio. A che punto sei, caro animatore qualunque terribilmente sottopagato? Signore, con tutto il rispetto, ma il modo in cui ci vuole far animare questa scena è orribile. Orribile? Fa schifo. Quanto schifo? Tanto schifo. Più schifo di un affitto da non poter pagare? Oh, visto quanto è stato facile? Facilissimo. Qual è il nostro motto? Miyazaki ce fa una pippa. Bravo!
Insomma, il prospetto di un enorme risparmio sull'animazione è la ragione per cui nella serie assistiamo a battaglie molto rigide e all'uso di computer grafica o effetti digitali spiccioli. Tranne per l'episodio 21. L'episodio 21 è un capolavoro di animazione e regia, grazie anche al regista d'eccezione che ci ha lavorato, ma torneremo a parlarne più tardi. Comunque sia, nonostante l'animazione di bassa qualità, la serie non è da buttare visivamente. Se da una parte infatti l'animazione è legnosa e prodotta con pochi spiccioli, lo stile artistico dei personaggi umani e dei design dei Digimon è tra le ragioni per cui questa serie attirava così tanto. Il character designer dei personaggi umani di Digimon Adventure è Katsuyoshi Nakatsuru, un artista che si è formato prendendo parte alla lavorazione dell'intera serie animata di Dragon Ball, comprese Z e GT. Nakatsuru porta uno stile molto particolare alla serie, mostrandoci dei personaggi dalle fattezze semplici con qualche leggero dettaglio da personaggio animato occidentale, come mani e piedi molto grossi rispetto ai loro arti che appaiono molto esili a confronto. Questo però dà ai personaggi un'aria più slanciata, vivida, nonché fresca, rendendoli molto riconoscibili dal resto delle serie che andavano al momento. Durante gli episodi, inoltre, sfoggiano un'espressività non indifferente. Insomma, non sorprende che risultino subito simpatici sia ai bambini che ai fan d'animazione in generale. Ma per quanto riguarda i Digimon stessi, molta della responsabilità per l'aspetto di queste creature va a Kenji Watanabe, l'illustratore principale che ha lavorato sui design fin dai tempi dei V-Pet, molto prima che si concepisse la serie animata. Prendendo ispirazione dai fumetti supereroistici americani di Marvel e DC, che ai tempi iniziavano a prendere piede anche in Giappone, Watanabe diede ai mostri digitali un aspetto molto forte, con un'anatomia molto dettagliata e un tratto pesantemente ombreggiato. I Digimon si presentano come creature muscolose dall'aspetto possente, con pesanti corazze e armati fino ai denti. Insomma, con ogni possibile dettaglio che li poteva rendere i più tamarri possibile, soprattutto nelle loro evoluzioni più avanzate. Un vero e proprio contrasto se messi a confronto con i design di Pokémon, che vanno per uno stile molto più morbido e concettuale. E qui sorge la domanda: a livello di design sono meglio i Pokémon o i Digimon? Come potete immaginare, è un discorso estremamente delicato per i fan di entrambe le serie. La mia prospettiva personale è che nessuna delle due ha dei design obiettivamente superiori all'altro, visto che... che cazzo, fatemi parlare prima, per l'amor di Dio, man! Quel che intendo dire è che l'approccio delle due serie è talmente diverso che fare un discorso obiettivo su quale delle due presenti dei design migliori è impossibile senza coinvolgere delle preferenze puramente personali. I Pokémon, come detto prima, hanno dei concetti di base dietro ogni singolo design, ispirati alla fauna e alla flora terrestre, così come da leggende, religioni, cultura popolare. Al giorno d'oggi in Pokémon abbiamo creature ispirate alla mitologia nordica, al folklore delle Hawaii, a concetti alchemici o addirittura ai problemi di inquinamento ambientale. Anche lo stile di disegno è molto più morbido e fine. I Digimon in contrasto sono studiati per essere il più tamarri possibile ed essere semplicemente dei mostri dall'aspetto cazzuto. Ma c'è naturalmente uno studio del design anche qui. Non basta mettere un paio di cannoni laser su un dinosauro per renderlo cazzuto. Ci vuole un equilibrio attentamente calibrato di forme e colori che vadano a colpire l'occhio. E il risultato è ancora più spiccato grazie allo stile artistico e all'anatomia dettagliata di Watanabe, che dà ai diversi Digimon un'aria ancora più d'impatto. Voglio dire, guardate che muscoli. Torniamo a noi. Insomma, se i Pokémon si pongono dei limiti specifici e usano quegli stessi limiti a loro vantaggio per creare delle creature semplici ma distinte, i Digimon preferiscono uscire fuori dalle righe e giocare tutto su un'esagerazione ponderata. Persino i processi evolutivi di Pokémon e Digimon rispecchiano questa filosofia. Basta mettere a confronto le linee evolutive di due mostri presi a caso da entrambe le serie per capire quanto i concetti siano differenti. È per questo che ritengo che nessuno dei due sia necessariamente superiore. Entrambe le serie presentano dei designer talentuosi che hanno semplicemente degli approcci totalmente opposti. Sta alla preferenza personale di ognuno decidere qual è quello che piacerà di più. A me piacciono entrambi. Ma sto divagando un po' troppo. Torniamo a parlare della serie e più nello specifico dei suoi personaggi e della sua trama. Mentre la storia generale è abbastanza semplice da seguire e a tratti anche prevedibile, ciò che rende questa serie così particolare non è tanto la trama in sé, quanto la miriade di dettagli che arricchiscono la sua narrativa. Nonostante ci sia un generale spirito d'avventura, è anche presente un pesante elemento di sopravvivenza. I ragazzini e i Digimon dividono le razioni, cercano cibo e riparo, e non è raro che si facciano prendere dalla nostalgia di casa, mostrando sia il lato spensierato che quello più realista che un'avventura del genere può comportare. Si tratta comunque di ragazzini qualunque, strappati dalle loro case all'improvviso per cercare di salvare un mondo sconosciuto. Un mondo che, essendo di natura digitale, sfugge a quel che può essere la logica del mondo reale. Così che i bambini prescelti trovano cabine telefoniche su una spiaggia, fabbriche che non costruiscono nulla, piramidi al contrario. Il tutto mentre dovranno vedersela con antagonisti pronti ad ucciderli pur di raggiungere i propri scopi.
Il gruppo principale presenta dei personaggi unici e ben sviluppati. Ognuno dei bambini ha il proprio ruolo nel gruppo e il proprio Digimon, con cui costruiscono una simbiosi del tutto unica, in alcuni casi anche simbolica. Taichi è il leader, il ragazzino più intraprendente, ma anche quello più spericolato che non sempre soppesa le conseguenze delle proprie azioni. やっぱり動かないよな。そういう時はこう叩くと治るって。治る。ほらやめてくださいよ。 Il suo Digimon, Agumon, ha un temperamento più bambinesco e ingenuo, ma prettamente simile a quello del suo partner. 起きないねアンドロ。こういう時は叩けば。 Questa loro spericolatezza è spesso tenuta a freno da Yamato, da noi conosciuto come Matt. Il comportamento di Yamato è l'estremo opposto di Taichi. Mentre infatti quest'ultimo è molto rumoroso, ottimista ma avventato, Yamato è un ragazzo più silenzioso e riflessivo, in parte per via della presenza di suo fratello minore Takeru, di cui Yamato si preoccupa costantemente, rendendolo in un certo senso uno dei membri più responsabili del gruppo, che però si mette costantemente sotto pressione per via delle alte aspettative che ha verso se stesso, portandolo ad isolarsi molto spesso dagli altri. 友情の紋章なんでこんな俺の紋章が友情なんだ Non sono rari i litigi tra Taichi e Yamato riguardo a cosa sia meglio fare per affrontare le difficoltà che i bambini prescelti si troveranno di fronte, ma in qualche modo le due personalità opposte vanno a completarsi. Mentre Yamato tiene il comportamento spericolato di Taichi a bada, l'ottimismo contagioso di Taichi tiene il gruppo unito e forte anche quando la situazione è disperata. E Yamato stesso viene spesso incoraggiato a reagire quando l'esitazione in se stesso si fa forte. Il suo partner Gabumon, un Digimon dal temperamento docile e gentile, è spesso una spalla su cui appoggiarsi anche quando Yamato si isola, risultando un compagno fedele che tiene a bada i demoni interiori del ragazzo. Oh, anche io voglio esserti utile, Al! È un pensiero molto carino, Solomon, ma non ce n'è bisogno. Ma dai, parlami di un tuo problema, io voglio aiutarti! Non ho nessun problema. Andiamo, voglio aiutarti! Ma non ce li ho. Dimmeli! Non ce li ho! Che cazzo di problema! Ho un Digimon psicopatico con gravi problemi di inadeguatezza che mi sta puntando un'arma contro. Ti faccio io! Ecco, visto? Ti sono stato utile, no? Pacche sulla testa? Pacche sulla testa! Naturalmente anche gli altri membri del gruppo hanno un buon equilibrio di pregi e difetti. È interessante notare come la relazione tra i Digimon e i loro rispettivi partner sia definita per risultare in una crescita personale, sia per i Digimon, che crescono ed evolvono in esseri più forti per difendere i loro amici, sia per i ragazzini umani, che imparano a collaborare e ad affrontare e gestire ognuno i propri limiti e problemi. Ma c'è una cosa che distingue Digimon Adventure rispetto a molte altre serie per giovani dei tempi. Trattava un tema molto coraggioso: i problemi familiari. E non parliamo di semplici problemi di tutti i giorni, parliamo di problemi che possono veramente influenzare la crescita di un ragazzino. Koshiro, per esempio, è venuto a scoprire di essere adottato origliando una discussione dei suoi genitori. Per questo motivo è un ragazzo molto curioso e intelligente, che ha proiettato lo stress di questa scoperta nello studio del mondo attorno a lui, per scoprire di più su quest'ultimo e, non sapendo le proprie origini, su se stesso. Yamato e Takeru sono figli di genitori separati e, mentre Yamato è estremamente protettivo nei confronti del fratello minore, quest'ultimo, nonostante le sue insicurezze iniziali, si sentirà spinto a provare di poter essere anche lui di aiuto insieme al suo partner Patamon, cosa che creerà non poche tensioni tra i fratelli. Joe è il più vecchio del gruppo e a causa di ciò ha un comportamento paranoico, sentendosi responsabile dell'incolumità degli altri bambini. Questo comportamento deriva dalla sua ammirazione per il fratello maggiore, uno studioso di medicina affermato, la cui responsabilità spinge Joe a cercare di essere d'esempio verso i suoi compagni più giovani. Sora ha un comportamento ribelle e da maschiaccio in conflitto con la madre. Taichi ha dei terribili sensi di colpa nei confronti della sorella Hikari per via di passate negligenze. Infine Mimi nasconde una particolare sensibilità dietro un comportamento all'apparenza viziato e vanitoso. Vabbè, in pratica sono tutti decomplessati! No, hai ragione. È proprio questo il punto. Lo scopo della serie è darci dei personaggi con cui possiamo relazionarci. Un bambino in crescita è sempre soggetto di insicurezze che sfoga o nasconde in diversi modi, che siano il risultato di problemi come una semplice incomprensione tra genitori e figli o situazioni più complesse come l'adozione o la separazione. Digimon Adventure mostra ai bambini come avere problemi nel proprio nucleo familiare sia una cosa assolutamente normale che tutti possono avere e che tutti possono superare.
Molti genitori potrebbero pensare di come mostrare l'esistenza di certi problemi ai bambini possa essere dannoso e possa traumatizzarli, ma un po' come per tanti di noi opere animate come Il Re Leone ci ha resi consci sin da piccoli dell'esistenza della morte, delle sue conseguenze e di come si può superare la sofferenza derivata da quest'ultima, Digimon Adventure ci rende consci di situazioni del genere e di come, almeno in parte, il poterle superare dipende anche da noi stessi e dalla nostra crescita. A noi piace chiamarli traumi da infanzia, ma in qualche modo questi traumi, se davvero vogliamo chiamarli così, ci hanno fatto crescere. Non è nascondendo l'esistenza di questi problemi al bambino che quest'ultimo riuscirà a sviluppare la maturità mentale adatta ad affrontarli. Anche perché, diciamocelo, ci sono genitori che disprezzano la presenza di certi temi nei prodotti d'animazione e poi la situazione in casa risulta quello che è. L'avventura di questi ragazzi ha al suo centro diversi valori che, seppur oggi potremmo considerare scontati a livello narrativo, sono comunque valori che nella mia ingenuità consapevole trovo fondamentali, a volte troppo spesso dimenticati nel caos della vita di tutti i giorni. Coraggio, amicizia, amore, purezza, conoscenza, sincerità e speranza. Ognuno dei bambini rappresenta un valore diverso, in linea con il proprio carattere e con il tipo di crescita che dovrà intraprendere con il proprio Digimon, che potrà accedere ad un'evoluzione ancor più potente tramite il potere scaturito dalla comprensione di questi valori. E se vogliamo parlare di evoluzioni... Ogni volta che partiva questo brano saltavamo tutti sulla poltrona dall'eccitazione. Era il momento della rivalsa degli eroi, delle botte da orbi, il momento in cui quelle simpatiche creaturine si trasformavano nelle loro forme definitive per combattere il Digimon malvagio di turno. E così Agumon, un baby dinosauro, diventa un enorme T-Rex striato. Biomon, una tenera uccellina rosa, diventa una terribile fenice fiammeggiante. Tentomon, un Digimon coccinella, diventa un terrificante insetto corazzato. Palmon, un dolce mostro piantina, diventa un... Cactus pugile? Vabbè, sentite, è figo comunque. Gomamon, una fochetta punk, diventa un enorme tricheco artico. Gabumon, una lucertola che indossa una pelliccia, diventa un cazzutissimo lupo sputafiamme. E poi abbiamo Patamon, una delle creaturine più adorabili mai viste. Vista la forma iniziale, come minimo diventerà un criceto lato e un cinghialone ciccione. Katamon Shinka! Engemon! Sei un figlio della Madonna! L'evoluzione dei Digimon protagonisti era qualcosa di veramente speciale, soprattutto vista la crescita psicologica che i bambini prescelti dovevano intraprendere per sbloccare i poteri nascosti dei loro Digimon. Era un vero e proprio simbolo di crescita e di comprensione di se stessi. Certo, il cliché del potenziamento improvviso del personaggio di turno in una situazione disperata è stato usato ormai in tutte le salse, ma se eseguito nella maniera giusta risulta sempre efficace. E molto dell'impatto emotivo che avevano questi eventi su di noi in Digimon Adventure è dovuto anche e soprattutto alla ormai iconica schitarrata che precedeva il brano che state sentendo in questo momento. Braveheart. Questa canzone è forse l'opera musicale più conosciuta dell'ormai compianto musicista e cantante Koji Wada. Scomparso solamente l'anno scorso, non solo compose Braveheart, ma anche il brano di introduzione della serie Butterfly e quasi tutta la musica cantata di Digimon Adventure. Ma continuò a comporre magnifici brani anche per le successive serie di Digimon. Il suo lavoro è stato fondamentale per dare ancor più cuore alla serie, che deve all'accompagnamento musicale molta della sua carica emotiva. Lo stile musicale di Wada, espressione di speranza di fronte alle avversità, è perfetto per una serie del genere. Purtroppo nella versione italiana non abbiamo mai potuto godere della magnifica voce di Wada, sostituita da una versione strumentale di Braveheart. Certo, ci è andata di lusso rispetto all'America, che invece ha completamente eliminato tutta la colonna sonora originale sostituendola. Sostituendola con cosa? Digimon, Digital Monsters, Digimon are the champions. Digimon, Digital Monsters, Digimon are the champions.
Stringimi! Ma non dimentichiamoci del compositore delle musiche strumentali. Mentre infatti Wada si occupò di molti dei brani vocali, dobbiamo la parte strumentale a Harisawa Takanori. Famoso per essere il compositore ufficiale dell'intera saga originale di Sailor Moon, Takanori diede da una parte dei brani dal sapore molto elettronico e digitale, in tema con la serie, e dall'altra dei brani orchestrali che andavano ad accompagnare molte delle scene più intense o anche più commoventi. Ma tutto questo parlare di combattimenti, evoluzioni e musica e ancora non ho parlato degli antagonisti. Rivediamo subito. Gli antagonisti di Digimon Adventure hanno un solo scopo: uccidere i bambini prescelti e i loro Digimon così da poter distruggere l'equilibrio tra mondo digitale e mondo reale e buttare entrambi nel caos. I protagonisti affronteranno diversi Digimon malvagi, di solito capeggiati da uno o più leader che conducono le danze. Il più riconoscibile è sicuramente Devimon. A parte il fatto che il suo design è fantastico: enormi ali da pipistrello mezze strappate, occhi iniettati di sangue, braccia lunghe e scheletriche. È quanto basta per dare un'idea immediata di minaccia appena si posa lo sguardo su di lui. Non solo è il primo vero nemico della serie, ma anche il primo a risultare una minaccia concreta per i bambini prescelti, tanto che la sua sconfitta non si potrà considerare una vera e propria vittoria per i protagonisti. Devimon naturalmente non è l'unica minaccia che i bambini prescelti e i loro Digimon dovranno affrontare. Ogni cattivo principale si afferma con una propria identità e una presenza minacciosa nelle avventure dei ragazzini. Persino quel che dovrebbe essere il cattivo umoristico di turno è un pericolo concreto. Se poi contiamo la crudeltà di esseri come Vamdemon, da noi conosciuto come Myotismon, si può capire come gli antagonisti della serie siano stati così incisivi per la nostra infanzia. La serie non ha nemmeno paura di tirare fuori influenze e simbolismi religiosi per simboleggiare la pura malvagità di questi esseri. In un episodio possiamo vedere Devimon spuntare fuori da un quadro raffigurante un angelo, andando a richiamare l'ispirazione biblica del personaggio, mentre più avanti nella serie l'avvento di un nemico potentissimo verrà predetto da una profezia che nomina il sesto secondo, del sesto minuto, della sesta ora, chiamata anche l'ora della bestia. Wow, un riferimento al libro della Rivelazione di Giovanni. Qui si va sul biblico pesante, interessante, no? Ma i bambini, cosa accadrà? I bambini ci vedranno con queste blasfemie? Che cosa dovrebbe accadere, scusi? Potrebbero venire influenzati, potrebbero diventare stupratori, maniaci, assassini, satanisti o peggio, omosessuali. Signora, questi riferimenti biblici a diavoli e demoni sono chiaramente usati dalla serie per mostrare al bambino una rappresentazione del male puro, cioè qualcosa da cui discostarsi a tutti i costi, senza contare le altre lezioni morali che Digimon Adventure... Con tutto il male che c'è nel mondo non possiamo esporre i nostri figli a codeste nefanderie. È dovere di noi genitori proteggere codeste candide creature di Dio da... Mamma, lo sei vero, biscotto? Quante volte ti ho detto che non devi interrompermi quando parlo di cose serie, disgraziato! La mia idea è che se un ragazzino diventa, per così dire, problematico, la colpa non è di certo di qualche cartone o videogioco, che il più delle volte vengono usati come capri espiatori per distogliere lo sguardo da quelli che sono i veri problemi, come educazione, situazione familiare e stabilità mentale dei soggetti. Ma è un discorso molto complesso, dovrei farci un episodio a parte. Quel che si trova in Digimon Adventure è un po' la buona vecchia battaglia tra bene e male, tra luce e oscurità, cosa che sinceramente non mi stanca mai se eseguita nel modo giusto. Ma è la motivazione dietro alle azioni dei Digimon malvagi ad essere specialmente interessante. Non vi voglio rovinare niente ovviamente, ma c'è un motivo dietro la malvagità di questi antagonisti e, seppur non sia assolutamente una ragione di redenzione, dà comunque un senso logico alla loro mancanza di pietà. Quindi ha personaggi ben studiati, Sì? design dei mostri cazzuti, Già? antagonisti minacciosi, musica fantastica. Ah, sì? Insomma, è una serie perfetta. Lungi dall'esserlo. Cazzo! Animazioni a bassissimo budget a parte, il ritmo della serie a volte risulta più lento di quel che potrebbe essere, con alcuni episodi che non riescono ad essere incisivi quanto altri o che muovono la trama a passo di lumaca, basandosi comunque sulla buona vecchia formula del mostro della settimana che i protagonisti dovranno affrontare e sconfiggere entro la fine dell'episodio. Questo senza contare le poche ma significative volte che per forzare lo scorrere della trama in un certo modo i ragazzini facevano delle scelte molto... discutibili? Prendiamo il caso in cui i bambini prescelti sono in mezzo ad un campo di calcio e vengono coinvolti in un'imboscata di un Digimon nemico forzandoli alla fuga. Vabbè... Gol!
Fortunatamente ci sono anche molti episodi che sviluppano i personaggi. I momenti drammatici o emozionanti funzionano alla grande e il finale di ogni saga risulta sempre intenso, compreso il vero e proprio finale della serie, che risulta ancora uno dei momenti più emozionanti e ben costruiti che abbia mai visto in una serie del genere. E parlando di episodi speciali, vorrei dedicare una piccola parentesi all'episodio numero 21, che racconta le vicende di Taichi che, diviso dal resto del gruppo, riesce in qualche modo a tornare nel mondo reale, dove incontra sua sorella Hikari. Si può notare subito come questo episodio sia particolare per via di una produzione di qualità tecnica infinitamente più alta. Il rapporto tra Hikari e Taichi è mostrato tramite un misto di poche parole e silenzi, andando a rasentare una narrazione quasi esclusivamente visiva. L'intero episodio riesce ad avere un tono surreale, ma anche in qualche modo familiare e rassicurante, come se l'intera esperienza di Taichi nel mondo reale fosse quasi più un sogno, una mera interruzione dalla pericolosa realtà del mondo digitale. L'animazione dinamica, l'uso di colori opachi e il contrasto netto tra luce ed ombra rendono la visione ancor più d'impatto. È uno degli episodi più emozionanti della serie e non mentirò, il suo finale mi ha strappato ben più di una lacrima. Tutto questo lo dobbiamo al fatto che l'episodio 21 nello specifico è stato diretto da Mamoru Hosoda. Se non lo avete mai sentito nominare, è uno dei registi d'animazione più talentuosi dell'intero suolo nipponico, avendo diretto lungometraggi cinematografici del calibro di Wolf Children, The Boy and the Beast e Summer Wars. Quest'ultimo nello specifico è stato ispirato dal suo lavoro sul film cinematografico di Digimon Adventure Our War Game. A sua volta ispirato dal film del 1983 War Games, il lungometraggio è ambientato dopo le vicende della serie e vede Taichi e alcuni degli altri bambini prescelti coinvolti in una battaglia via internet contro un nuovo tipo di Digimon virus, in procinto di causare un disastro nucleare. Inutile dire che anche in questo caso animazione e direzione sono di qualità fantastica e nonostante l'accortezza del film, questo lungometraggio ha tutto: combattimenti mozzafiato, umorismo, momenti emozionanti e grandi sorprese. Our War Game fu anche localizzato in Italia ai tempi, ma purtroppo ci arrivò la versione americana. In poche parole, quel che fece la distribuzione americana fu prendere il corto originale che precedeva la serie, Our War Game, e un altro lungometraggio di Digimon, tra l'altro non canonico per la serie ufficiale, e unirli tutti sotto una trama unica. Potete facilmente immaginare che casino è venuto fuori. E non fraintendetemi, il trattamento del doppiaggio del film in Italia è stato a dir poco fantastico. Ci ho lavorato anche io. Il problema principale sta nel lavoro di localizzazione fatto in America. Non solo i 3 lungometraggi non si legano per niente l'uno all'altro, ma fu anche totalmente eliminata la soundtrack originale, che nel momento più importante di Our War Game è cruciale per il tipo di emozione che il regista voleva dare alla scena. E quando si dice oltre al danno anche la beffa, beh... Il film dei Digimon. Pensa che non l'ho ancora visto. Beh, allora preparati a un bel tuffo nella nostalgia! Dai, iniziamo! This is it, Digipals. In a few seconds, the doors will open for the best movie of all time, the Digimon movie. Digivolve to Angelamon! I distributori aggiunsero un corto direttamente ispirato da una particolarissima serie canadese chiamata Angela Anaconda, che in questo caso introduceva il film. Sono queste le cose che ci fanno diventare pazzi omicidi, non i riferimenti biblici! Quindi, se avete la possibilità, guardatevi anche la versione originale di Our War Game, ne vale la pena. Per chiudere il discorso sulla serie di Digimon Adventure, è vero, aveva un budget di animazione molto basso, un grave problema di ritmo e lentezza dei episodi, ma nonostante questi difetti si poteva sentire il cuore che gli autori avevano messo in questa serie. Diciamocelo, gli autori avrebbero benissimo potuto limitarsi a produrre una serie puramente commerciale, essendo comunque basata su un giocattolo. Sarebbe potuta essere una di quelle serie totalmente innocue, ma che non restano impresse nella mente dei bambini che la seguono. Quel che ci hanno dato invece è qualcosa di speciale. Digimon Adventure è una serie piena di cuore, emozione, che mette dei valori estremamente puri al centro dell'attenzione senza essere timorosa di risultare troppo romantica. Il valore dell'amicizia, per esempio, è sempre molto preso in giro nei prodotti di animazione perché è trattato sempre in maniera molto idealizzata, essendoci questa convinzione molto cinica che l'amicizia vera non possa esistere nella vita reale. Ma a mio parere, forse molti la pensano così proprio perché nessuno crede genuinamente in questo valore. Certo, è anche vero che un'amicizia vera deve essere supportata da una certa maturità e volontà di migliorarsi e crescere come persona.
Ed è qui che entra in gioco lo sviluppo dei personaggi in Digimon Adventure, che non è una mera conseguenza della progressione della trama, ma una vera e propria crescita personale con cui i bambini si potevano relazionare. Non stavamo guardando dei semplici gusci vuoti in cui secondo qualche commercialista in cravatta avremmo dovuto proiettare noi stessi, ma dei personaggi completi, dei ragazzini che, come molti di noi, soffrivano dei loro limiti e delle loro insicurezze, che avevano a che fare con vari problemi familiari. Forse è proprio per le loro imperfezioni che ci sentivamo e ancora ci sentiamo così vicini a loro. Le loro emozioni e i loro rapporti ci apparivano genuini. Erano un gruppo di amici che si volevano bene, si divertivano, si aiutavano e sì, litigavano anche in modo violento a volte, ma nei momenti in cui contava c'erano sempre l'uno per l'altro. Digimon e umani uniti da uno scopo comune, ma anche da un'amicizia sincera che è cresciuta sempre di più nel corso della serie. E fatemelo dire, ho apprezzato molto come la serie ha trattato il tema del rapporto tra fratelli maggiori e minori, tra insicurezze, sensi di colpa, responsabilità, ma anche momenti di allegria, di comprensione e di affetto. Essendo io fratello maggiore di 3 fantastiche persone, non potevo che sentirmi toccato profondamente. Digimon Adventure non solo conteneva tutti gli elementi che una magnifica avventura può avere, come un mondo del tutto estraneo al nostro, creature amichevoli e forti che ci proteggono, antagonisti spietati e una musica fantastica, ma riusciva anche a mostrarci i momenti bui di questa avventura e i conflitti dei diversi personaggi senza comunque rompere quel clima di speranza che sembra essere il tema più potente all'interno della serie stessa. Certo, al giorno d'oggi non regge il confronto con prodotti tecnicamente più all'avanguardia, animati o narrati meglio, ma ho imparato una cosa negli ultimi anni. Se un certo prodotto è speciale, che sia una serie, un film, un gioco o che altro, non importa quanto sia vecchio. L'eco della passione e della genialità usati per crearli riuscirà sempre a risuonare nel tempo per le persone giuste. Basta avere una mentalità abbastanza aperta da immergersi in qualcosa che proviene da un tempo molto diverso dal nostro. E Digimon Adventure riesce ad essere una serie speciale nonostante i limiti in cui è stata concepita. Sono molto poche le produzioni che riescono in un'impresa del genere. Al momento Digimon sta godendo di nuova popolarità tramite dei nuovi lungometraggi che riprendono gli eventi di Digimon Adventure ben 15 anni dopo. La fattura sembra ottima, almeno da quel che ho visto, e magari una volta che avremo il cerchio completo ve ne parlerò come si deve. Da come avrete potuto intendere è una serie che mi ha toccato il cuore e spero che io sia riuscito a intrigarvi e a farvi conoscere un pochino di più questo strano mondo digitale che ha appassionato un'intera generazione di ragazzini. Grazie di tutto, Al! Di niente, adesso posso finalmente tornare a lavorare sul copione. Inchinatevi innanzi al potente Agazzomon! Questo mondo adesso appartiene a me! Oh! Ora si spiega tutto! I nostri mondi sono connessi per colpa sua, deve aver utilizzato tutto questo tempo per accumulare abbastanza energia da manifestarsi! E dirlo prima no! Ok, Solomon, è ora di fargli vedere di che cosa sei capace! E va bene! Fuga, sbarcami! Solomon, e che cazzo? Non ce la faccio, ho troppa paura, sono solo un Solomon! Solomon, io so che puoi farcela! Certo, come no! Devi solo credere in te stesso! Ma non vedi quant'è patetico! E se non vuoi credere in te stesso, credi nel te stesso che crede in te! Aspetta, cosa? Non può piovere per sempre! Ma che? Fare o non fare, non c'è provare! Ma stai tirando fuori citazioni a caso! I gufi non sono quello che sembrano! No, andiamo! Questa non c'entra nemmeno nel contesto! E soprattutto ricordati! Bangerang! Solomon dice vado! Gagliardo! Compilation da piombo! Che finale prevedibile scontato! Gagliardo? E dai, siamo stati scontati fino adesso, non puoi lasciarmi senza il discorso d'addio. Non ti dimenticherò mai, Al! Ah, ecco. Grazie per avermi insegnato la fiducia in me stesso e per avermi divertito così tanto. Un giorno ci rivedremo di nuovo. Ora va e continua il tuo copione. 何もない世の中じゃそうさ愛しい思いも負けそうになるけど静止しない道だらけの
Beh, ci vediamo nel prossimo mondo, quello di Xenoblade Chronicles X. Alza il braccio, intanto te. Già si vede un po' di più, ti si vede anche un po' il capello, quindi ti consiglio di operare tipo... sì. Sto pensando... È bellissimo. Ti prego, dimmi che non sei tu. Il film dei Digimon. Pensa che io non l'ho ancora visto. Il film dei Digimon. Pensa che io non l'ho ancora visto. Ma allora preparati un po' nella nostra. Stop. Pensa che io non l'ho ancora visto. Beh, allora preparati un bel tuffo nella nostalgia. Dai, inizia. Dai un calcio! Donna licenziata! Cioè, quel che faccio è prendere cose che mi piacciono e presentarli come diversi mondi. Oh, che bello, che bello! Ti prego, realizza un vaffanculo! Beh, è stato strano. Torniamo alla Solo! Cazzo! Lo sapevo! No! Cazzo! Solo! Cazzo! Devo mostrare il mio profilo migliore. What you say? Oh, na 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 na. What you say? Na 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 na. What you say? Torniamo alla Solo! Testa. Cazzo! Perché c'è la piramidina! Una fissa. Ok. Ciao cugino! Sono nudo! E trattava dei temi sorprendentemente maturi per essere una serie mirata così, porco. 3, 2, 1, azione! Stai facendo di tutto per farmi ridere. Che cosa è successo? Si è messo gli occhiali tutti. Vorrei tanto che lo vedeste anche voi. Cazzo, sembri il robottone dei Krang dei... No, scusa, vai davanti alla telecamera adesso. Krang, è Krang. È il robottone di Krang. A livello personale io penso che non c'è un cazzo di motivo per cui mi devo ricordare tutte le battute. Ma sto divagando un po' troppo. Torniamo a parlare della serie e più nello... Boom! Ok, vista la forma iniziale come minimo li vedo la videopare di prima. Rivediamo subito. Omosessuali! 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 Mi sono scordato. Dai, sto facendo i capelli! Allora, abbiamo appena finito le riprese di Solamon. Sì, forte. ma posso anche uscire dal mio personaggio? Sì, adesso? direi di sì, adesso Bene, voglio ottimo, uscire. fantastico. È stata un'esperienza fantastica, ti ringrazio tantissimo Virtual per avermi invitato. Ma io ti ringrazio, è un onore lavorare con un grande attore come te. Guardate che grande attore. Ha fatto un'interpretazione, devo dire. Sì, devo dire che il ruolo, comunque, nonostante la mia veneranda età e comunque la mia esperienza nel campo, devo dire è stato molto molto difficile. Sa, interpretare questo ruolo comunque è stata una vera sfida per me, ma è stata
Scusate, non mi vengono nemmeno le parole, sono ancora molto emozionato. Capisco l'emozione. Devo ancora uscire dal personaggio e quindi è proprio simpatico. Ciao ragazzi e ragazze, qui Virtual. Se vi è piaciuto questo episodio, sentitevi liberi di commentare, di condividere o semplicemente di continuare la visione sul mio canale con altri episodi del Virtual Show. Se poi vi piacciono le recensioni in generale, considerate di fare una visitina alla Lega dei Recensori, un gruppo di volenterosi ragazzi di cui faccio parte che, come me, lavorano con passione su analisi e riflessioni di diversi tipi. Fateci un salto!